ci sono stilografiche delle quali ci si innamora a prima vista e si comprano più per questo slancio che magari per qualcosa di più ponderato. È il caso dell'Elysée, una stilografica molto più bella vista dal vivo, toccata e maneggiata di quanto non possa apparire in un catalogo o anche in un video come questo. Perché in questo caso sì, c'è veramente uno smalto ben realizzato, uno smalto con questi contorni in rilievo, cioè le righe dorate sono in rilievo e non è quindi uno smalto che va a coprire o comunque una vernice che va a coprire uniformemente tutto il fusto e il cappuccio della penna, ma c'è proprio questa sensazione molto materica perché è esposta dei vari contorni che compongono quadrati, rettangoli che troviamo sulla penna. Tra l'altro è bello anche l'accostamento del colore e trovo che sia ricca di piccoli dettagli come quelli sul cappuccio, come la clip che è abbastanza lavorata sia nella sua sviluppo longitudinale che in quello trasversale con questi due agganci che si sentono, anzi a volte mi si sono persino impigliati nel taschino della giacca, quindi è anche vero che forse è un modello un po' più femminile e non andrà portato così, però ecco, è una cosa che sento di annotare. Il fondello invece è piatto, ma veniamo al pennino che è un pennino in oro a 18 carati, quindi è vero che sto parlando di quelle penne di cui ci si innamora, ma qui c'è anche una penna che mette in campo un pennino di tutto rilievo, non è l'oro a 14, nemmeno a 9 se vogliamo, ma un oro 750 a 18 carati, quindi vediamo se si merita questo salto anche nella fascia delle penne che scrivono bene, che hanno quindi qualcosa da dire anche nella scrittura. Un pennino bicolore adeguato allo sviluppo della penna con un alimentatore che non ha disegni nella parte sottostante, quindi sono curioso anche di provarla. Svitandola vi faccio sentire. Essendo l'imboccatura in metallo e avvitandosi sulla parte del fusto in metallo è senza dubbio solida e ben raccordata. Anche questa è una cosa che ho gradito. La chiusura del cappuccio è a scatto. Eccolo qua, ed è uno scatto anche abbastanza secco, quindi attenzione, non è la penna da tirare fuori al concerto per annotare qualcosa. Comunque mi piace dal punto di vista estetico e si vede che è realizzata bene, non è solo la penna fatta magari dal brand giusto per. La metto alla prova della scrittura. Ci sta abbondantemente una seconda cartuccia. Anche qui la filettatura è in metallo, quindi questo insomma, è un plus per la penna perché, come vedete, fusto in metallo, la penna poi è bella solida. Aumenta un po' il peso. Come vedete, la penna appare un po', eccola qua, un po' sbilanciata. Qui cade di qua, mentre invece ecco, diciamo che il baricentro è qua invece che essere un po' più vicino al pennino.
una stilografica sì un pochettino più ricercata, ma con una bella finitura, un bel gioco di lacche, di smalto in questo caso, sulla superficie. Però il bilanciamento insomma è un pochettino, vedete, pende dall'altra parte. Perché questo è il corpo in metallo e questo purtroppo fa la sbilancia da quest'altra parte, quindi è un pochettino più faticoso. Il pennino però oro 18 carati, scrive davvero molto bene. E allora non resta che ringraziare chi così mi sta anche facendo conoscere delle stilografiche che onestamente non ho mai guardato molto, insomma, e invece le sorprese sono sempre dietro l'angolo, quindi ancora una volta è sempre quello che viene da dire, e cioè provare, mai essere prevenuti verso qualche azienda, qualche brand o qualche stilografica che potrebbe sembrare più bella che capace. Ecco, e quindi ancora una volta grazie agli amici che mi consentono di apprendere queste cose. Ciao a tutti e alla prossima!